L'ultimo briefing sugli UFO al Congresso degli Stati Uniti è stato l'ennesima delusione. Le tante domande sono rimaste senza risposte poiché i parlamentari non potevano accedere alle informazioni riservate. Fra i parlamentari interessati alla divulgazione si comincia a vedere un po' di rassegnazione. Il Pentagono, l'intelligence in genere, hanno dimostrato di non avere nessuna intenzione di avviare un processo di divulgazione. L'argomento UFO è di importanza vitale per loro e non intendono concedere nulla al pubblico. Tuttavia, sono emerse nuove testimonianze e video che stanno suscitando molta curiosità. Le nuove fonti non si rivolgono all'ufficio del Pentagono, ma direttamente ai giornalisti. Venerdì 12 gennaio si è tenuto un incontro riservato fra l'ispettore generale della comunità dell'intelligence e alcuni membri della Camera che appartengono alla sottocommissione per la sicurezza nazionale del Comitato di sorveglianza della Camera. L'argomento dell'incontro erano gli UFO, in particolare i contenuti emersi nella testimonianza di David Grusch. Ecco i commenti di alcuni parlamentari dopo l'incontro. Ancora una volta fatto ostruzionismo. Ho solo perso tempo, ma sono più preoccupato di quanto pensassi. C'è uno sforzo concertato per nascondere quante più informazioni possibili. Ci mandano di proposito burocrati che non sanno nulla. L'unico elemento positivo è che l'informatore David Grusch è stato riconosciuto da tutti come fonte attendibile. Nell'ultimo anno abbiamo visto il Pentagono muovere tutte le sue pedine. Gli uffici creati per raccogliere testimonianze che si sono rivelati solo uno strumento di controllo e limitazione della divulgazione, rilasciando rapporti di basso profilo e, come ho spiegato in un altro video, demotivando i testimoni stessi. Controllo sul Congresso attraverso parlamentari che hanno legami con le forze armate che hanno depotenziato la legge Shammer. La comunità dell'intelligence è sempre al Congresso che ha impedito e controllato i briefing riservati sugli UFO. Con queste operazioni il controllo del Pentagono ha superato il problema che si stava creando nel Congresso. Adesso la divulgazione torna nelle mani degli informatori che portano testimonianze e materiali ai giornalisti. Questo tipo di divulgazione l'abbiamo già visto in 70 anni e non ha mai portato a nulla. L'intelligence è in grado di controllare e limitare l'effetto mediatico. I parlamentari sembrano determinati a proseguire, parlano di ulteriori briefing sull'argomento e di nuove testimonianze, ma i politici hanno bisogno del consenso dell'opinione pubblica. Se scende l'attenzione sull'argomento, come sta accadendo a causa degli eventi internazionali, scende anche l'interesse sugli UFO. Se i politici non hanno un riscontro nell'elettorato, l'argomento UFO verrà lentamente abbandonato. Desidero mostrarvi una delle interviste di Elizondo di 2 anni fa per ricordare l'atmosfera di quel periodo. Metto il link nella descrizione. Elizondo parlava di eventi che erano prossimi ad emergere. Diceva frasi del tipo: sta per succedere molto di più. Abbiamo inserito la 3ª marcia e stiamo per mettere la 4ª. Parlava con entusiasmo dei rapporti semestrali sugli UFO. Ebbene, in questi anni la ARO ha reso praticamente insignificanti quei rapporti ed ha demotivato gli informatori che preferiscono rivolgersi ai giornalisti. L'intelligence ha dimostrato di avere in mano il Congresso, disintegrando ogni iniziativa di divulgazione. In questo momento la divulgazione si sta muovendo in modo disordinato, attraverso video e dichiarazioni varie. Da alcuni giorni gira il filmato denominato Jellyfish. Si tratta di un UFO fantascientifico che si muove sopra una base americana in Iraq. Trovate i links nella descrizione. Di solito non entro nel merito dei singoli avvistamenti, poiché non sono propenso ai titoli acchiappavisite, ma soprattutto perché spesso vengono smentiti. Al momento questo video sta reggendo le critiche
che sta creando qualche aspettativa nei confronti del Pentagono. Il Pentagono è intervenuto con una semplice dichiarazione di no comment. Tuttavia si pensa che ci saranno novità su questo video. La rivelazione più scomoda emersa dalla testimonianza di David Grush è la possibilità che il governo degli Stati Uniti abbia ucciso per mantenere il segreto sugli UFO. Ma ecco che emerge una notizia che in qualche modo cerca di ridimensionare questa pesantissima accusa. Secondo una fonte anonima della Lockheed Martin, un velivolo ottenuto dalla retroingegneria sugli UFO si sarebbe schiantato in Nevada nel 2004. Per il recupero del velivolo si sarebbero mossi sia un team della Lockheed Martin che uno del governo e si sarebbe verificato uno scontro a fuoco con vittime. E secondo la fonte anonima, David Grush si riferiva proprio a queste vittime quando alludeva a persone uccise dal governo. Quindi dopo il team di recupero della CIA spunta anche quello della Lockheed Martin. Ma le dichiarazioni in questo periodo sono spuntate come funghi. Siamo visitati da intelligenze non umane con una tecnologia che davvero non comprendiamo e con intenzioni che non comprendiamo nemmeno. Ciò che è terribile riguardo agli oggetti non identificati, volanti o meno, è che si tratta di sistemi contro i quali i nostri eserciti non sono in grado di rispondere. Ci troviamo di fronte a qualcosa che non controlliamo e questo è molto grave perché significa che, poiché non li dominiamo, se decidessero di attaccare potrebbero tagliarci come il burro. Quindi questo pone un enorme problema in termini di sicurezza nazionale in ogni paese. Secondo Coulthard, il Pentagono sta rischiando una massiccia fuoriuscita di informazioni. Con il suo atteggiamento il Pentagono ha alimentato la sfiducia nelle istituzioni e potrebbe perdere il controllo della situazione. Nei prossimi mesi potremmo avere una divulgazione incontrollata da parte di coloro che desiderano mostrare al pubblico la verità sugli UFO. La divulgazione poteva essere controllata dal governo attraverso la legge Schumer, ma i parlamentari collegati al Pentagono l'hanno modificata rendendola inutile. Secondo me, invece, il Pentagono è riuscito nel suo intento, riportando la divulgazione nella sua dimensione originaria, fra ufologi e giornalisti, fra disinformazione e verità confutate, una dimensione che il Pentagono ha controllato per 70 anni. Ma cosa sta costringendo il Pentagono ad esporsi così tanto, mostrando le sue intenzioni apertamente? La risposta possiamo trovarla nelle parole di Tucker Carlson, giornalista e personaggio televisivo molto conosciuto negli Stati Uniti. A metà dicembre, in un dialogo con Clayton Morris, dice: «Se parli con le persone che hanno una conoscenza effettiva della verità sugli UFO, ci sono parti della storia che non capisco affatto, che sono davvero oscure. È così oscuro che non l'ho raccontato a mia moglie. Non ho verificato nulla di questi racconti, ma non si tratta di cose che ho letto su internet, so di cosa sto parlando. Ci sono alcune cose che non sono nemmeno sicuro di cosa significhino. C'è una componente spirituale che non capisco appieno. Il governo non vuole che il pubblico sappia poiché non è in grado di affrontare la verità. Le implicazioni sono troppo profonde. Ho sentito cose che non voglio nemmeno saperlo, poiché è profondamente inquietante». Clayton, confermando le parole di Carlson, dice: «Dimenticate piattini e tecnologia, la verità è profondamente inquietante, non l'ho detto a Natalie. È così inquietante che non posso dirlo ai miei figli». E Carlson risponde: «I presidenti non hanno voluto rivelarlo perché avrebbero spaventato le persone. Ho sempre pensato che è un crimine nascondere la verità, ma in questo caso non credo sia del tutto folle, perché ci sono cose così radicali che non voglio dirle nemmeno alle persone che amo. Per quale motivo dovrei disturbare qualcuno in quel modo?» Desidero ricordare che tempo fa Carlson, in una trasmissione dedicata agli studi di Gary Nolan
sui danni cerebrali provocati ai militari dagli UFO, fece affermazioni davvero eclatanti. Secondo Carlson, in diversi casi, questi oggetti non identificati sono atterrati su basi militari e i militari che si sono avvicinati a loro hanno subito lesioni cerebrali traumatiche o sono rimasti uccisi. Mi chiedo perché questo non fa notizia sul New York Times, non lo so. Negli ultimi anni ho sentito spesso le parole angosciante, inquietante, preoccupante, associate a spirituale, demoniaco, interdimensionale. DeLonge, Semivan, Levenda, Carlson hanno sempre usato queste parole per descrivere la verità sugli UFO. Ma allora, come dobbiamo interpretare filmati come Tic Tac, Gimbal, Jellyfish? Ebbene, non è un caso se ho chiamato questo canale Coscienza della mistificazione. Qualcosa ci sta prendendo in giro. Per quanto riguarda il processo di divulgazione, penso che l'attore principale, l'intelligenza non umana, non ha nessuna intenzione di mostrarsi. E per questo motivo sono convinto che questa divulgazione non può avere successo, in un modo o nell'altro verrà insabbiata. La chiave della divulgazione dovrebbe essere l'opinione pubblica, ma le persone non riescono a comprendere l'importanza di queste informazioni. Possiamo solo sperare che questo confronto fra Pentagono e informatori non sia finito e che in futuro emergano nuovi dettagli, poiché sono convinto che chi vuole sapere deve sapere. Thank you.